Ciao a tutti e bentornati su Igienista Mentale. Oggi siamo in una location un po' diversa dal solito, ma ci sono queste bellissime giornate di sole e voglio sfruttare appieno la luce che c'è in questi giorni perché è veramente stupenda. Oggi volevo parlare di un argomento in particolare che è la sensibilità dei denti, la sensibilità al freddo, che è un argomento che mi chiedete sempre moltissimo perché un sacco di persone veramente soffrono di sensibilità che può essere una sensibilità transitoria ma anche diciamo permanente e può diventare comunque a lungo andare fastidiosa. La sensibilità al freddo si presenta quando beviamo cose fredde tipo bibite ghiacciate o acqua molto fredda, oppure quando mangiamo cose fredde. Il classico esempio è il gelato, quando addentiamo il gelato ci viene subito proprio da rabbrividire, oppure tutte quelle situazioni quando per esempio ci laviamo i denti con l'acqua fredda, anche lì sentiamo proprio quella fitta, no? Quella scossa come se fosse un nervo quasi scoperto e il dente che fa malissimo. Bene spiegare innanzitutto la causa di questa sensibilità. Infatti considerate che il nostro dente sotto lo strato di smalto è formato da uno strato di dentina che ha diciamo come tanti pori che chiameremo quindi tubuli. Dentro ogni poro, quindi dentro ogni tubulo, c'è un piccolo nervo che si ricollega ad altri nervi sparsi per tutta la polpa del dente, per tutta la sua parte vitale. Se questi nervi vengono esposti a degli stimoli possono provocare quella che è appunto la sensibilità dentinale o quella fitta che sentiamo quando arriva proprio questo stimolo del freddo. Diciamo che di solito queste situazioni sono passeggere, quindi vanno e vengono diciamo nel corso dell'anno, però è bene assolutamente non ignorare questi stimoli, è il tuo corpo comunque che ti sta parlando e ti sta dicendo che c'è qualcosa che non va. Le cause della sensibilità, le cause possono essere molteplici. La prima causa in assoluto è la recessione gengivale, che abbiamo già visto in uno dei video precedenti e vi invito a riguardarvelo se ve lo siete persi. Infatti quando la gengiva si ritira, la radice del dente è esposta e quindi questi pori, come dicevamo prima, questi tubuli sono esposti agli stimoli esterni. Altre cause possono essere l'erosione dello smalto, possono essere l'ortodonzia, possono essere delle grandi otturazioni, delle nuove corone, anche lo stesso sbiancamento dei denti può dare sensibilità. Quindi la cosa in assoluto più importante per determinare qual è la causa della sensibilità è rivolgervi sempre comunque al vostro professionista di fiducia, quindi il dentista, l'igienista dentale, chiedere come mai c'è questa sensibilità di base. Se comunque questa sensibilità è causata da recessione gengivale, ora vi do qualche consiglio per trattarlo o comunque andare a diminuire un pochettino la sensibilità. Il primo consiglio è quello di non utilizzare prodotti sbiancanti di qualsiasi tipo, soprattutto i dentifrici whitening, che sono comunque dentifrici tendenzialmente abrasivi, non fanno altro che abbradere lo smalto, renderlo sempre più sottile ed esporre la dentina sottostante che appunto abbiamo detto prima è piena di tubuli. Il secondo consiglio che vi do è quello di utilizzare dei dentifrici desensibilizzanti. Ce ne sono tantissimi in commercio, il più famoso forse è la marca Sensodyne. Vi consiglio della Sensodyne il Sensodyne Rapid Action, che è uno dei dentifrici forse un po' più potenti per la questione della sensibilità dentinale, aiuta veramente a ridurla, ma ci sono tantissimi altri prodotti di questa linea e anche di altri marchi che adesso magari vi elenco in descrizione e che possono andare a ridurre assolutamente la sensibilità e vi assicuro che sono dentifrici che fanno la differenza. Una cosa importante quando utilizzate un dentifricio desensibilizzante è non sciacquare la bocca dopo che avete utilizzato il dentifricio. Se proprio non ce la fate a non sciacquare, potete utilizzare come sciacquo un colluttorio desensibilizzante. In questo modo più il dentifricio rimane sui denti, più l'azione desensibilizzante sarà efficace. Il terzo consiglio che vi do è di provare a utilizzare dei prodotti remineralizzanti che sono come delle mousse o delle paste che si utilizzano proprio come spalmate sul dente, come delle pomate, e che funzionano come un vero e proprio trattamento che va a ricostituire una parte di smalto andato perduto e crea una barriera che protegge proprio il dente dallo stimolo, e sono trattamenti ancora più efficaci
rispetto diciamo al solo dentifricio. Vanno eseguiti naturalmente con costanza, ma se abbiamo questa costanza danno veramente dei grandi risultati, soprattutto se i denti interessati da sensibilità sono pochi e quindi possiamo fare dei trattamenti diciamo non generalizzati ma specifici su questi denti. Questo diciamo trattamento ad azione topica lo si può fare anche con il dentifricio, quindi non solo con il remineralizzante, spalmando il dentifricio sul dente dopo che l'abbiamo spazzolato e lasciandolo in posa anche tutta notte. Quarto consiglio è: se questa sensibilità è molto acuta e molto grave, potete chiedere al vostro dentista o igienista dentale se hanno dei trattamenti ancora più efficaci, magari professionali in studio. Ci sono dei prodotti come vernici al fluoro che, se applicate, possono dare sollievo al dente, alla sensibilità per addirittura dei mesi. Spero che questo video vi abbia un po' aiutato per rimediare alla fastidiosissima sensibilità. Se avete delle domande, mi raccomando, non esitate a farmele nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video.